Bene, buongiorno a tutti. In attesa dell'inizio di questa retrospettiva alla Tuada del Festival di Locarno, mi piacerebbe parlare un po' di un personaggio laterale e marginale, almeno in apparenza, della vicenda registica di La Tuada, della carriera cinematografica di La Tuada, che è Aldo Buzzi. Aldo Buzzi è forse un nome che ai più dirà poco, o insomma, anche se ha i cultori che lo seguono e lo ammirano anche adesso, insomma, dopo la ripubblicazione delle opere. E tra le molte carriere di Aldo Buzzi c'è stata una lunga parentesi cinematografica, chiamiamola così, durata 20 anni nel cinema. Aldo Buzzi di se stesso diceva che di solito uno non vuole, quando chiedono a qualcuno che cosa voglia fare, non dice di voler fare il caporale ma il generale di corpo d'armata, e invece per lui era il contrario. Lui invece a lui piaceva fare l'aiutante, e con questo spiegava un po' proprio questa sua posizione laterale rispetto alla Tuada, ma anche rispetto agli altri registi con cui ha lavorato, da Comencini a Zampa, a Fellini, a Claudio Gora. Pur avendo diretto un lungometraggio negli anni 50 in coppia con il fotografo Federico Patellani, alcuni cortometraggi alla fine degli anni 40 e persino anche qualche carosello addirittura, il ruolo, diciamo, di Buzzi è sempre stato, diciamo, il ruolo di Buzzi nel cinema è sempre stato quello, diciamo così, dell'uomo nell'ombra. Addirittura Fabrizio Clerici, pittore e suo amico, che era stato inviato dalla rivista Domus sul set del Mulino del Po di La Tuada, per cui Buzzi aveva ideato e costruito il mulino del titolo, scriveva già nel 1949: se si dovesse fare un profilo di Aldo Buzzi, architetto e personaggio del XX secolo, credo che l'impresa non sarebbe priva di difficoltà. Pochi sono gli apparenti spunti a cui attaccarsi, pochi i lavori suoi, pochissime le persone con cui egli per affinità si sente legato. Che io mi sappia, gli amici che egli possiede sono 3: Steinberg, La Tuada e Sinisgalli. E in effetti la collaborazione con La Tuada nell'arco dei 20 anni in cui Buzzi si dedica al cinema è sicuramente la più prolifica e anche la più duratura, perché di fatto poi scorre parallelamente a tutti questi 20 anni, e anche la più stretta, non fosse altro che Buzzi vive more uxorio per oltre 60 anni con la sorella di Alberto, la mitica Bianca, mitica direttrice di produzione. E l'amicizia tra Buzzi e La Tuada, Buzzi che era del 1910, 4 anni più vecchio di La Tuada, nasce già negli anni del Politecnico, quando entrambi sono studenti alla facoltà di architettura, e prosegue sulle pagine di Corrente, della rivista Corrente, in questa Milano laica, diciamo così, e malgrado la dittatura, con un occhio già rivolto all'Europa. E a proposito di occhio, tra l'altro, vale la pena di ricordare che Buzzi è il grafico e l'impaginatore di Occhio Quadrato, il libro fotografico che La Tuada pubblica proprio per le edizioni di Corrente nel 1941. E poi un paio di anni dopo alcuni tentativi andati a vuoto, li ritroviamo insieme sotto l'occhiuta supervisione, diciamo, di regime, possiamo dire, di Emilio Cecchi, a scrivere la sceneggiatura di Giacomo l'Idealista, il film con cui La Tuada debutta nel 1943 nella regia, e Buzzi si ritaglia il ruolo a lui più congeniale dell'aiuto, teorizzato, diciamo così, in qualche modo in un libricino impaginato da Bruno Munari, che esce l'anno successivo, nel 1944, che è diventato da allora una sorta di piccolo vademecum di culto, diciamo, che è il taccuino dell'aiuto regista. Certo, poi Buzzi per La Tuada non è stato solo un aiuto, è stato anche uno scenografo e un costumista, l'abbiamo visto, il Mulino del Po, ma anche
anche Luci del Varietà, dove fa una piccolissima apparizione mentre rammenda l'abito di una chantosa, e è stato anche quello che si diceva all'epoca un collaboratore artistico, un factotum, diciamo, pronto a sostituire la Tuada dietro la macchina da presa, come nel caso dell'episodio Gli italiani si voltano del film L'amore in città, di cui Buzzi appunto gira alcune inquadrature, oppure addirittura ad anticiparlo, come per esempio effettuando i sopralluoghi per film come la Steppa, o prima ancora come La Tempesta, e addirittura per il mai realizzato adattamento di La Tuada delle Soldatesse, che venne poi realizzato anni dopo da Valerio Zurlini. E in quei casi Buzzi, come dire, andava in ex Jugoslavia, in Macedonia, eccetera, a perlustrare in cerca di location, diciamo così. Più di tutto però, appunto, lo ribadisco, conviene ribadirlo, Buzzi è stato per la Tuada una sorta di consigliere segreto, in qualche modo, un consigliere segreto acuto ma anche implacabile, e questo probabilmente, insomma, è la causa anche di molti, come dire, di lunghe, anche spesso anche dure, feroci di discussioni fra i due, perché la Tuada, insomma, come Buzzi, non era un carattere, come dire, molto incline al compromesso, anzi, come dire, a suo modo aguzzo, ecco. Eppure, diciamo così, malgrado poi Buzzi imboccherà tutta un'altra strada che glielo porterà alla scrittura, così, ad essere un narratore, diciamo, per felici pochi, conserverà dell'esperienza al fianco di La Tuada un ricordo, diciamo, se non proprio venato di nostalgia, comunque così sanamente distaccato, ecco, mettiamola così. E nell'ultima intervista rilasciata a Paolo Mereghetti pochi mesi prima di morire, quasi centenario, nel 2009, avrebbe ricordato che fra lui e La Tuada non c'era mai stata rivalità, si discuteva molto, ma diceva eravamo come una coppia di amici che avevano voglia di discutere tanto, dice, concludeva Buzzi, si sapeva che alla fine sarebbe stato solo uno a decidere, cioè il regista.